Avete ascoltato la marcia trionfale di Aida, diretta dal maestro Massimo Fiocchi Malaschina, al piano maestro Incano, diversi maestri in giro, ma soprattutto il meraviglioso coro dei 200. Che è nato 10 anni fa, in occasione dei 200 anni, dell'anniversario dei 200 anni del Teatro Sociale di Como. Abbiamo pensato insieme ai palchettisti di non fare il solito concerto celebrativo, quindi abbiamo deciso di copiare in parte un progetto inglese molto famoso e di creare un coro amatoriale, quindi persone che magari non conoscono la musica, non la sanno leggere, persone eterogenee. Quindi abbiamo lanciato delle audizioni, devo dire che tanti dei miei in teatro non ci credevano, ma si sono iscritti 200 persone, quindi davvero un numero importante. Erano audizioni conoscitive, non c'era una richiesta specifica di musica, quindi sono venute davvero tante persone, tra cui la mia amica Renata, che arrivando ha detto lei: io ho poca voce, ma tanta determinazione e mi dicono che porto fortuna. Ho detto va bene. Dopodiché arriva un signore, si dice un po' âgé, diversamente giovane, che alla fine delle audizioni gli raccontiamo il progetto, dice se ne innamora, gasato, vuol partire e ci guarda e ci dice: ma secondo me a mia mamma piacerebbe molto, posso andarla a chiamare? Quindi noi a quei punti avevamo capito che sarebbe stato un progetto con una forte caratteristica umana. E così è nato il coro. Abbiamo iniziato il coro, un coro davvero con persone di diversa estrazione, diverse età, diverse culture, di provenienze davvero diverse. Abbiamo per esempio nonna Anna, che incontrata un giorno per caso a Como era molto triste perché aveva perso il suo meraviglioso marito. Quindi non voleva più uscire di casa, non voleva più davvero, non aveva più energia. Allora gli ho detto: ma buttati in questa avventura. E da allora è qua, è una delle nostre più grandi fan. Oppure abbiamo l'inglese Anne, che è arrivata a Como per lavoro e chiedendo a diverse persone: ma come posso entrare in comunità e conoscere persone, perché i comaschi sappiamo non è che siamo proprio così sempre accoglienti, e gli hanno detto: vai al coro dei 200. Quindi ormai le persone che arrivano a Como spesso ci vengono indirizzate. Quindi nasce questo coro, e non sempre tutto è rose e fiori, perché il coro è una rappresentazione un po' della nostra società, della nostra comunità, quindi si litiga ogni tanto, devo dire. Ci si spinge per essere in prima fila, si cerca di portare le torte al maestro per intortarselo, quindi insomma ci sono anche delle situazioni proprio non sempre amichevoli, ma tutto per arrivare a un buon fine. Il buon fine è che il coro è bravo, dopo 10 anni, ma lo è stato abbastanza da subito, ha vinto diversi premi sia italiani che internazionali, ma soprattutto si ritrova tutti i lunedì, è stato detto prima anche la fatica di fare le cose, quindi con un grandissimo impegno, si ritrova tutti i lunedì sera in teatro per studiare, con tanti maestri del coro, studia, ma non solo, qua ci sono alcune immagini di prove, non solo si prepara, andiamo a fare anche delle gite, siamo andati alla Casa Verdi a Milano, siamo andati al Teatro di Busseto, siamo andati al Donizetti, invitiamo artisti, cantanti, musicologi, quindi è diventata davvero una grande famiglia e comunità, ma seria e quasi professionale. Tutto questo per arrivare a produrre un'opera lirica che viene fatta tutte le estati e che quindi ha un mix di un coro amatoriale con dei professionisti. E qua per esempio alcune immagini, questa è la prima dei Carmine Burana con cui abbiamo debuttato proprio il primo anno. Questo è un Nabucco che è stato molto forte, molto impattante, perché è un progetto che fa anche dello spettatore una persona diversa, nel senso che la scena è davvero in mezzo alla gente, quindi tutti siamo coinvolti in quel momento nella storia dell'opera. Questa è quella di quest'anno e con questa magnifica scenografia è stata la Turandot, è molto difficile, una scommessa ma vinta in occasione appunto delle celebrazioni di Puccini. Ma volevo fare un'indagine. Volevo chiedervi chi di voi canta magari allo stadio, più facile, in chiesa mi sa che non va più tanto di moda, e quindi ai concerti ovviamente facile, magari sotto la doccia. Chi alza le mani? Allora, so e so direi so e so. Male perché in realtà cantare fa molto bene. Fa bene perché
fa bene all'immaginazione, alla creatività, all'inclusione di cui si è parlato molto, all'ascolto, che è una cosa credo di questi tempi fondamentale, ma fa anche molto bene fisicamente, lenisce il dolore, diminuisce lo stress, aiuta la parte respiratoria, quindi davvero fa bene per tanti motivi. E cantare nel coro è l'elemento più democratico dell'arte, perché le persone che cantano nel coro sono tutte uguali, hanno tutte una diversità, una differenza, hanno tutti dei ruoli anche diversi, ma davvero nell'insieme creano un'armonia che è molto di più della somma dei singoli. Quindi è davvero un elemento democratico, come dice il maestro Muti. E ha avuto una funzione già dalla storia davvero lontana, quando è nato il teatro, con la funzione anche civica che aveva, e speriamo che torni sempre di più, dove i cittadini si ritrovavano a vedere le commedie e le tragedie, quindi ridendo e piangendo, col fenomeno della catarsi, avevano sempre il coro che commentava la storia. Quindi hanno sempre avuto un ruolo davvero fondamentale, non solo nell'opera lirica negli ultimi 200 anni, ma anche dai tempi appunto dei Greci. Quindi adesso vi racconterò brevemente alcuni esempi dove davvero si capisce che cantare e ascoltare il canto ci fa bene. Ci fa bene già da bambini in pancia, già dal feto in pancia. È stato dimostrato dalla scienza, dagli scienziati, oltre all'effetto Mozart, che la voce e il canto è riconosciuto dal bambino. C'è la famosa lallazione della mamma, quindi il bambino che riconosce la voce, ma non solo, quando nasce riconosce i canti che ha ascoltato anche già in pancia. E così via via i bambini mentre crescono. Questo è un progetto che peraltro nasce da Como, quindi un piccolo orgoglio cittadino, che va in giro per il mondo, che coinvolge i bambini e li fa cantare insieme opere liriche. Questa è un'immagine di un'opera fatta in Oman, dove i bambini non solo non conoscono Puccini, non conoscono l'opera, ma non sono mai stati a teatro. E grazie all'opera, che è un linguaggio universale e che riunisce davvero tutti, hanno imparato il Nessun Dorma sia in arabo che in italiano. Quindi una forza davvero dirompente, di unione e di comunione. Questa è un'immagine di quest'estate, qua al Galoppatoio, qua vicino, dove 4.000 ragazzi insieme cantavano all'unisono le canzoni della loro giovinezza, nel senso le canzoni delle serie televisive e dei cartoni animati. E alla domanda del perché questo successo così incredibile che è stato in tutta Italia, la risposta è stata: perché canto delle cose che mi hanno emozionato da ragazza e da bambina assieme ai miei amici, e questa è una bomba esplosiva di energia e di positività. Per non dimenticarci del Covid, che è stato già accennato e ricordato prima, quando tutti noi impauriti, spaventati, eravamo chiusi nelle nostre case isolate, a un certo punto abbiamo aperto le finestre, abbiamo iniziato a cantare e soprattutto si cantava l'opera lirica, non solo in Italia, ma anche in Spagna, in Francia, davvero in tutto il mondo. Quindi è stato un momento anche per noi che ci occupiamo di opera, nel dolore e nella difficoltà, un momento di grande invece così di considerazione collettiva. Per poi arrivare all'inclusione. Questa è una Ida realizzata e cantata da donne profughe, che raccontano la storia di una profuga, quindi un modo importante per le città di creare comunità attraverso l'arte. Oppure nelle carceri. Adesso sappiamo tutti quanto è difficile la situazione attuale delle carceri, dove non ci sono più risorse per fare attività o per poter dare dignità alle persone che stanno appunto in carcere. Quindi ci sono questi progetti che creano dei cori d'opera all'interno delle carceri, che sembrerebbe la cosa più lontana per le persone che sono attualmente lì dentro, perché sono di norma persone analfabete e straniere. Quindi pensate alla fatica del dover insegnare e raccontare Verdi o Puccini a delle persone che hanno delle storie e delle culture completamente diverse. Vi assicuro che alla fine si piange tutti, si capisce quanto la musica, che è meravigliosa e ti può coinvolgere, dà dignità delle persone che spesso l'hanno persa. E alla fine delle loro uscite, spesso per chi può, ci vengono a cercare nei teatri, quindi una forza importante. E per non dimenticare la malattia. È stato dimostrato scientificamente che l'opera, il canto e il cantare insieme fa bene all'Alzheimer, riduce la degenerazione cognitiva, aumenta l'invecchiamento attivo e aumenta la memoria. Vi faccio vedere un piccolo video a cui teniamo molto.
sono pieno di sogni, pieni d'amore per la vostra magnifica serenata del cuore. Cantare fa bene, vero maestro? Cantare fa bene e vi abbiamo fatto ascoltare prima il trionfo della Ida. Vogliamo concludere questo intervento con un coro celeberrimo, forse il più famoso della nostra cultura, che è il Va Pensiero. E dato che abbiamo sentito quanto fa bene cantare, quanto fa bene la musica, invito tutti a cantarlo insieme a noi. Avrete le parole proiettate e quindi non avrete scuse sul testo. Non abbiate paura di essere stonati, provateci. E bene, questo è Va Pensiero, che in questo periodo vuole essere un inno di pace. Va Pensiero tratto dal Nabucco. Buon ascolto e grazie.